Ok, ciao amici di Access to Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele. Oggi avrei dovuto portarvi la recensione del Chewy, ma questo lo rimandiamo al prossimo video perché oggi in questo vlog voglio parlarvi di un argomento davvero molto importante, specialmente ora che è arrivata la primavera, arriva l'estate, la bella stagione e tutti usciamo a volare con i nostri droni. Ma credetemi ragazzi, questo non è affatto un gioco, quindi vorrei sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Devo ricongiungermi al mio precedente video, quello riguardante il range test dello Xiaomi Fimi X8 SE. Se non l'avete ancora visto andate a vederlo, ve lo linko qui sopra nelle schede, ve lo riepilogo in pochi secondi. In questo test vi ho mostrato come questo drone, l'X8 SE, in Italia o comunque in Europa arrivi ad una distanza massima di circa 600, 700, 800 metri massimi, mentre perché in Europa abbiamo la modalità di volo, la CM mode, ovvero la potenza massima del segnale radio è di 0.1 watt, quindi molto limitata, mentre in altri paesi come ad esempio l'America o buona parte dell'Asia questo drone vola in FCC mode, dove la potenza di segnale massimo per i droni, gli aeromodelli ad uso ricreativo arriva fino a 1 watt, quindi molto più potente rispetto all'Europa. Ok? Già sapevo che il precedente video avrebbe suscitato animi contrastanti, infatti ci sono state un po' di discussioni, alcune anche molto accese, ma comunque è giusto che sia così. Io non sono un moralizzatore, ognuno fa quello che vuole, però penso che bisogna fare qualcosa sempre nel rispetto di chi fa quella cosa in modo quanto più possibile legale, e ora vi spiego il motivo. Prima voglio dirvi che, ok, capisco che il fatto che Fimi abbia tolto la possibilità di usare questo drone in FCC in Europa è un po' una cagata, no? Perché se tu sponsorizzi il tuo drone arrivare fino a 5.000 metri, non puoi di punto in bianco togliermi la possibilità di farlo anche se è illegale. È come se voi compraste una Ferrari che può arrivare a 300 km/h, però è limitata ai 50 km/h della città, va bene? È tutto nella testa di chi fa qualcosa, ragazzi. Va bene, e infatti Fimi è corsa subito ai ripari, c'è qualcuno che sta strillando, e ha comunicato che nei prossimi giorni, con i prossimi aggiornamenti, introdurrà nuovamente la possibilità di switchare da CE mode a FCC mode, quindi ci metterà una pezza. Quando sarà possibile farlo, io ve lo comunicherò con un video. Ok, fino a qui ci siamo. E mi va anche bene così, ragazzi, alla fine. Ognuno sceglie la modalità che vuole, ognuno vola con la testa, però ho letto e visto alcune cose che mi hanno fatto davvero cadere le braccia. Alcuni commenti del tipo se non può arrivare fino a 5.000 metri io non volo con un drone. Ho visto una foto, me l'avete linkata sul gruppo Facebook, lo trovate in descrizione video, in cui un ragazzo è arrivato a 5.000, ragazzi, 5.000 metri di altezza, non distanza, di altezza, è molto più pericoloso, con un drone, ok? Bene, voi quando volate con un drone, già a 200 metri di distanza non lo vedete più, è fuori dalla distanza visiva, si dice così? Diciamo massimo 250 metri per chi ha una buona vista, però ovviamente a 5.000 metri voi non lo vedete assolutamente. Voi capite bene che quando vi trovate a distanze così grandi, specialmente in altezza, ragazzi, in altezza è molto pericoloso, è un attimo che magari in un punto cieco, perché voi con il drone a quella distanza guardate solo la telecamera sullo smartphone, può succedere che arrivi qualcosa, nella migliore delle ipotesi un volatile, ma può essere anche un aereo privato, anche un aereo di linea in fase di salita, discesa, un elicottero, soccorsi, eccetera eccetera. Voi non li vedete e succede il patatrac. E capite bene che se qualcuno muore per colpa di un drone, beh, a pagare le conseguenze saremo tutti noi hobbisti, sia chi fa questo sport, questo hobby, chi lo svolge in legalità, sia chi lo fa nell'illegalità. Va bene ragazzi? E questa è una cosa molto importante che voglio che capiate tutti. Superare certe distanze
può essere pericoloso. Non tanto perché, vabbè, voi dite vogliamo in spazi aperti, liberi, va bene, mi va anche bene, però c'è sempre il pericolo che succeda qualcosa attorno al drone che voi non potete prevedere perché non avete appunto il contatto visivo con il vostro drone. Vi ho trasmesso il messaggio, ragazzi? Va bene. Poi, che in Europa la potenza massima del segnale radio sia limitata a 0,1 watt non è solo un capriccio, è anche per evitare inquinamento radio, perché a frequenze più alte lavorano delle apparecchiature vitali, quindi è molto importante che quelle frequenze restino il più possibile libere da altre interferenze e quindi, ragazzi, dovete mettervi anche nei panni di chi fa queste leggi. Che poi le leggi siano giuste o sbagliate o troppo limitate, questo è un altro discorso e si potrebbe discuterne davvero per tantissimo tempo. Ad esempio la rete 5G che dovrebbe arrivare, che è un vero casino, ma di cui vi parlerò magari in un prossimo video. Quindi, ragazzi, non c'è molto da dire in realtà. Io dico sempre che bisogna sempre volare con la testa, sia che lo fate legalmente sia illegalmente, non sono io a dovervi dire come volare, però quando volate cercate sempre di pensare che c'è anche chi vola cercando di rimanere sempre nella legalità, proprio per evitare incidenti, proprio per evitare che altri hobbisti, altre persone con la vostra stessa passione vadano a subire delle ulteriori limitazioni. E questa è una questione davvero molto molto importante, ragazzi. Quindi, se voi volete comprare un drone per fare il range test, per arrivare a 10 km, fatelo, però capite bene che se succede qualcosa ne pagate le conseguenze, sia voi sia gli altri che fanno il vostro stesso hobby. Cos'altro devo dire, ragazzi? Il fatto di questi vlog è che mi dimentico le cose. No, vabbè, abbiamo parlato nel precedente video, c'è anche chi lavora ovviamente, chi ha brevetti e altro può arrivare, mi sembra, a una distanza massima di 500 metri, è nulla. Quindi, ragazzi, che altro dire? Volate sempre con la testa, è molto importante. Io vi consiglio, poi fate quello che volete, di non superare mai distanze eccessive, cioè non superate la distanza visiva col drone perché è molto 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 pericoloso, credetemi. A me viene anche la strizza, la cacarella quando supero i 300 metri, quando non vedo più il drone. Non so come fanno alcuni ad arrivare a 4-5 km, anche perché, ragazzi, arrivare a quella distanza, oltre a farsi figo su Facebook, a dire sì, sono arrivato a 5 km, a 6 km, sinceramente non capisco che utilità abbia, perché le foto e i video belli li fate anche a 100 metri di altezza, 200 metri di altezza. Di certo non vi serve arrivare a 5-6 km di distanza. L'unica cosa su cui sono d'accordo è che un segnale, una potenza di trasmissione del segnale più potente permette anche una maggior definizione, minori interferenze anche a brevi distanze, e su questo sono molto d'accordo. Poi ovviamente vedremo in futuro come cambieranno tutte le leggi europee, italiane o quello che è. Quindi, ragazzi, questo è il mio pensiero, ho voluto fare chiarezza, forse sono stato un po' confuso, ma spero che il mio messaggio sia passato perché mi premeva davvero molto dirvelo. Non voglio passare come il moralizzatore, ma non sono un influencer, ma sono un piccolo youtuber e voglio trasmettervi quella che è la mia idea, non solo sul volo ma anche su tutto. Questo è il mio canale, quindi io vi parlo di Michele in ogni mio video, in ogni recensione. Ok, ragazzi, mi sto impappinando, quindi direi che per questo vlog è tutto. Voglio sapere la vostra opinione qui sotto. Sta registrando? Oddio, sì, sta registrando. Prima, ragazzi, ho fatto un altro vlog, 20 minuti e non aveva registrato, almeno ora c'è il rec, bene. Quindi voglio sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti, ragazzi, lasciate un bel commento, discutiamone insieme. Mi raccomando, rimanete con toni pacati, perché nel precedente video alcuni hanno usato anche offese abbastanza forti, quindi, ragazzi, sempre belli, pacati, discutiamo insieme. Se volete lasciate un bel like a questo video, condividetelo ai vostri amici, iscrivetevi sul canale YouTube se non l'avete già fatto, e infine, se volete supportare questo canale, no, l'ho già detto, iscrivetevi sul canale Telegram delle offerte, canale Instagram, gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia. Siamo quasi 10.000, si discute, si vedono cose strane, entrate numerosi, ragazzi. Questo è tutto. Mi raccomando, quando volate usate sempre la testa e pensate che ci sono anche altre persone che amano il vostro stesso hobby. Questo è tutto, alla prossima.
sempre qui su Addicted to Games. Ciao ragazzi!